Ma un film si guarda o si vede? E la partita? Ho visto la partita o ho guardato la partita? Che casino! Probabilmente molte volte ti sei chiesto o ti sei chiesta quando si usa guardare e quando si usa vedere in italiano. Ho fatto un video tanto tempo fa, l'anno scorso, dove spiego la differenza fra ascoltare e sentire. Quindi questo video riguardava le orecchie, ma la differenza fra guardare e vedere è abbastanza simile alla differenza fra sentire e ascoltare. Cominciamo con il verbo vedere. Vedere significa percepire con gli occhi. Io percepisco qualcosa con gli occhi e riconosco che cosa ho davanti. Ma non è intenzionale. Quindi io non decido di vedere, lo vedo in modo non intenzionale. Per esempio, mentre tornavo a casa, ho visto un incidente. L'ho visto, l'ho percepito con gli occhi, ma non ho deciso di vederlo. È stato casuale. Ieri al bar ho visto Giacomo. Non era intenzionale, l'ho visto perché anche Giacomo era lì, era pura casualità. Quindi vedere indica percepire qualcosa con gli occhi, ma senza intenzione, senza decidere di farlo. Ma riconosco quella cosa, ho riconosciuto Giacomo, ho riconosciuto che quello era un incidente. Quindi non è intenzionale, ma io capisco che cosa sto percependo. Passiamo ora a guardare. Guardare riguarda sempre questa parte qua degli occhi, ma significa orientare lo sguardo verso qualcosa. C'è una decisione, un'intenzione di orientare lo sguardo verso quella cosa. Mi piace guardare la TV la sera. Qui c'è un'intenzione, una decisione da parte mia di guardare la TV. Io decido di guardare la TV. È intenzionale. Questa è la prima grande differenza tra questi due verbi. Vedere non è intenzionale, succede per caso. Guardare è intenzionale, io decido. Però, però, io posso guardare senza vedere. A volte io guardo la TV, ma sto pensando a qualcos'altro e quindi in realtà guardo la TV, il mio sguardo è orientato verso la TV, ma non vedo le immagini, perché penso a qualcos'altro, non ho attenzione sulle immagini, non percepisco le immagini. Oppure io posso cercare qualcosa e dire ho guardato in tutte le stanze della casa, ma non ho visto il gatto. Io ho guardato, quindi ho orientato il mio sguardo in tutte le stanze, ma non ho visto il gatto. I miei occhi non lo hanno percepito. Quindi io posso guardare qualcosa, ma non vedere. Penserai che sono matto, ma effettivamente è così e gli esempi lo dimostrano. Questa informazione è importante per capire quale verbo usare con film. Vedere un film o guardare un film. Molti potrebbero dire un film si guarda perché io decido di mettermi sul divano di fronte alla TV per guardare il film. In realtà però abbiamo detto che io posso guardare qualcosa e non vedere. Ma un film presuppone che io riconosca quello che sto guardando, che io percepisca con gli occhi la storia, le immagini e quindi torniamo al significato di vedere. Si dice vedere un film perché non solo oriento lo sguardo verso la TV, ma riconosco anche le immagini, la storia, quindi c'è un'attenzione. So che potrebbe essere un po' complicato, ma in italiano è più corretto dire vedere un film. Perché, come ho detto all'inizio, vedere presuppone che ci sia una percezione visiva e quindi io devo riconoscere.
e quindi io riconosco che cosa ho davanti. Per riassumere, abbiamo detto che la differenza basilare fra guardare e vedere è che vedere non è intenzionale e presuppone che io riconosca comunque quello che percepisco. Guardare è intenzionale e significa orientare lo sguardo. Però nel caso di un film si usa vedere, perché se vedo un film io non oriento solo lo sguardo, ma percepisco anche tutto il contenuto del film. Ok? Spero di essermi spiegato bene perché ogni tanto stavo perdendo un po' la concezione di quello che stavo dicendo, perché alcune cose sembrano semplici, ma in realtà ci sono delle sottigliezze, delle piccole informazioni che possono creare confusione. Ma fammi sapere se è chiara la differenza nell'uso di questi due verbi. Io leggo i tuoi commenti qui sotto. A presto!